Ciao a tutti! Come promesso, oggi vi farò vedere le mie tecniche di trading. Prima di iniziare, vi invito a seguirmi su Instagram e YouTube. Disclaimer: se siete ansiosi e volete avere subito dei risultati, il trading non fa per voi, perché richiede pazienza e attenzione. Detto questo, iniziamo. Per prima cosa dovete iscrivervi ai siti per fare trading. Io consiglio Bitunix e BitGet. Il secondo step è comprare stablecoin utili per tradare. Spostare le vostre stablecoin da spot a conto futures. Ora vi mostro come spostare i soldi una volta depositato su Bitunix o BitGet. In questo caso vi mostro Bitunix da conto spot a conto futures. Qui siamo sull'app, cliccate in basso a destra su Asset. Ora dovete cliccare su Trasferisci. Qui potete selezionare da conto spot a conto futures o clicchiamo sulle frecce, viceversa, da conto futures a conto spot. Però a noi serve da conto spot a conto futures. Moneta selezioniamo USDT perché abbiamo stablecoin. Potete fare anche USDC, però io consiglio USDT. Quantità selezionate tutto e poi cliccate in basso su conferma. E ora avete i soldi per iniziare a tradare. Fatto questo, in basso dovete cliccare su Futures e su Disponibile vedete esattamente i soldi che voi avete spostato da conto spot. Ora vi spiegherò passo passo cosa fare nelle fasi successive. A questo punto saremo pronti per iniziare a tradare. Ora andiamo su TradingView. In alto a destra selezioniamo cosa vogliamo tradare, in questo caso Bitcoin. Inseriamo gli indicatori cliccando su Indicators. Inseriamo lo stocastico RSI e Market Cheaper Be Free di Falcon Coin. Successivamente apriamo CoinGlass, che ci servirà per capire l'andamento di mercato, se è ribassista o rialzista. Un'altra pagina TradingView molto importante da aprire è Bitcoin Gap, cosa che parecchi trader sottovalutano. Ma come si fa a trovarlo? Andiamo sempre su Bitcoin qui in alto a destra. I gap si trovano tutti i gap su Futures. Scrivete Bitcoin e selezionate Bitcoin Futures di CME. Io ce l'ho tra i preferiti, clicchiamo, così sappiamo se ha un gap. Vi ricordo che i gap sono molto importanti perché il mercato è attratto ad andarli a coprire. Infatti, come vedete, ne ha due verso il basso, quindi valuto più uno short su Bitcoin che un long. Andiamo a vedere su CoinGlass time frame 24 ore che calamite ha Bitcoin. Ha uno forte sui 76.003 e un altro sui 77.008. Andiamo a vedere allora Bitcoin come inizio a tradare. Guardo lo stocastico sempre, per me è molto importante. 15 minuti mi dice si sta scaricando, quindi io, come vi ho detto, valuto sempre uno short su Bitcoin, ma si sta già scaricando, quindi che faccio? Aspetto che i 15 minuti si carica per entrare short. Un'ora è carico, però aspettiamo i 15 minuti che si ricarica, e 4 ore invece siamo ancora in ipercomprato. Il daily ha fatto già 3 candele verdi consecutive, come vedete sta caricando, ma quello che valuto tanto io è quello settimanale, perché dovrà scaricare. Qui possiamo vedere i time frame, mettiamo quello settimanale, e come vedete si sta
per scaricare e quindi deve ancora scendere. Ma perché Bitcoin sta salendo? Perché il petrolio sta scendendo. Perché se il petrolio scende, Bitcoin sale. Dipende dal biondo americano cosa decide, cosa fare con i suoi tweet. Perché ieri Bitcoin era vicinissimo a scendere sotto i $76.000, ma con un tweet l'ha portato subito a $77.000. Quindi il biondo manipola il mercato, quindi fate molta attenzione. Quindi il trade lo valuto sia con lo stocastico, questo è un altro indicatore, come vedete vi indica con le palline il verde, quando vi indica, vi consiglia di andare long, e rosso di andare short. E questo cambia a seconda dei time frame. Un'ora siamo ancora in long, quindi ora che faccio? Aspetto che i 15 minuti si carica e entrerò short. Il time frame su Bitcoin è carico sia 15 minuti che un'ora, quindi ora iniziamo a tradare. Ma come si fa? Sono su Bitonix. In alto selezionate quale stablecoin state tradando, in questo caso ho selezionato USDT, ma se voi nel caso avete USDC basta cliccare in alto USDC. Io ritorno su USDT, quindi Tether. Qui potete selezionare le cripto che volete tradare, in questo caso Bitcoin, isolato o incrociato. Isolato perché se voi tradate ad esempio $10 e trade va male, voi perdete $10. Incrociato invece vi va a utilizzare tutto il portafoglio che voi avete, quindi io preferisco sempre isolato. Qui selezionate la leva, quindi con quanti soldi volete tradare. Quindi se io ad esempio voglio andare short, in questo caso è rosso lo short, 7 per e metto $10, in questo caso trado con $70. Invece 9 per nel caso long. Market, mi raccomando market. Oppure potete scegliere ordine al limite, dipende dalla vostra scelta. Il limite nel senso che, come vedete, Bitcoin vale $77.661. Se voi, non so, siete impegnati, volete entrare ad esempio uno short con 78.000, mettete al limite, impostate 78.000 e così Bitonix vi aprirà in automatico lo short, come avete impostato. In questo caso io non trado mai al limite, quindi a mercato. In questo caso è disponibile $101 e io uso 10. Perché 10? Perché se il trade mi va male, io poi posso mediare il prezzo. E poi vi spiegherò che cosa significa. Quindi, isolato 7 per short, perché andrò short, $10, TPSL. Qui il sito si blocca in automatico quando Bitcoin raggiunge un importo che voi impostate. Ad esempio andrò short e io dico a Bitonix quando arriva a 77.200 mi prendo il profitto, quindi sono il 4,23% e alla fine apri short perché andrò short. E qui al momento si vede l'apertura, margine, prezzo d'ingresso 77.676,4, mark price significa quanto vale al momento Bitcoin. E come vediamo il prezzo di liquidazione è a $88.570. Ma cosa significa? Che quando Bitcoin, in questo caso aperto short, ma raggiungesse gli $88.570, io perderei i $10 che ho investito. Come vedete Bitcoin è sceso a $77.488, volendo si può impostare lo stop loss in profitto, che significa che se clicchiamo su TPSL e eliminiamo il take profit e mettiamo lo stop loss, quindi a 77.500, io guadagnerei l'1,58%. Quindi se va giù guadagno di più, però se nel caso Bitcoin avesse uno sbalzo verso l'alto non perderei i soldi, quindi sempre in profitto. Quindi io lo stop loss lo chiamo in profitto. Io non trado mai con lo stop loss a perdere, mai,
perché a mio avviso il miglior trader è saper recuperare una posizione che uno apre. A mio avviso, può sembrare che sbaglio, ma scrivete nei commenti, perché io non ho mai messo lo stop loss. Quindi come vedete io lo lascio andare. Quindi se Bitcoin ad esempio va sotto i 77.480 dollari, un'altra volta TPSL, aggiornerei lo stop loss, metterei 77.450. Se va di sotto man mano aumento lo stop loss. Quindi io andrò sempre in profitto, non perderei mai i soldi. Vedete, si è chiuso, perché in questo caso Bitcoin ha avuto uno sbalzo verso l'alto. Questo trade è solo a scopo illustrativo, quindi non cercavo il profitto, è solo per vedere come funziona. Per vedere quanto uno ha guadagnato in netto, clicchiamo su quadratino con l'orologio, cronologia degli ordini e come vedete ho guadagnato 13 centesimi. Ripeto, questo è solo a scopo illustrativo, quindi è un trade facile. Perché ho usato solo 10 dollari? Perché come ho sempre detto, non bisogna mai tradare con tutto il capitale, mai. Se uno ha 1000 è normale che entrava con 100 dollari e così via, in proporzione, più o meno si entra col 10% del capitale, 10-20%. Non entro mai, perché se il trade mi va male, in questo caso alcuni trade mettono lo stop loss, e in questo caso io non lavoro così, perché voglio tutti i trade in profitto. Infatti tutti i miei trade sono chiusi 100% in profitto. Se voi continuate a seguirmi, vi insegnerò come aprire un trade e mai, ripeto, mai perderne uno, senza stop loss a perdere. Quindi seguitemi. Torniamo su TradingView. Per concludere, oggi abbiamo visto TradingView con i suoi indicatori e CoinGlass. Se vi è piaciuto fatemi sapere, così realizzerò la seconda parte con ancora più dettagli. Ragazzi, per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!